Ciao a tutti, questo che vedete è l'obiettivo da raggiungere. Avevamo tempo fa lavorato questo legno, lucidata la corteccia laterale e incisi i numeri per poi fare un orologio. Oggi vogliamo decorarlo e incidere questo cervo con un pirografo. Iniziamo la prima parte. Innanzitutto dobbiamo trasferire il disegno sul legno. Allora metteremo un foglio di carta carbone con la parte copiativa rivolta verso il basso, sopra il nostro disegno da trasferire, fissato con un pezzettino di carta gommata adesiva in modo che non si sposti, e poi iniziamo a riportare tutta la traccia del disegno. Questo è un legno dolce di abete che è stato lisciato molto bene prima di lavorarlo, cosa che bisogna sempre fare quando si vuole pirografare. Il legno va trattato prima, perché altrimenti con la punta del pirografo ci possono essere problemi, si blocca se ci sono delle venature o delle sporgenze, quindi va prima lisciato molto bene e poi iniziamo a riportare il disegno. Ecco che abbiamo finito di ricalcare il disegno. Vado a togliere tutto, vedo se è stato ben riportato. Mi sembra che tutti i dettagli più o meno siano stati riportati, e quindi a questo punto posso togliere la carta e iniziare a preparare il mio pirografo. Utilizzerò un pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo, perché ritengo che sia quello più adatto a questo tipo di lavori. Ecco, si tratta di questo pirografo di alta qualità, professionale, made in Germany, affidabilissimo, che non ha mai creato problemi. Lo vedete qui, ha la lucina LED accesa, quindi vuol dire che è già caldo per partire. Utilizzo una punta piatta, che è quella con cui mi trovo meglio, sia per fare le sfumature sia per fare il tratto sottile. Prima provo su un pezzettino di legno di scarto per vedere se la temperatura è giusta e quindi ho la tonalità di bruciatura corretta, e una volta che ho stabilito la temperatura esatta posso partire. Faccio ancora una prova, ho alzato leggermente, ok,
A questo punto ci siamo. In questo video vedremo la parte superiore del cervo, le corna, che sono abbastanza impegnative. Inoltre qui c'è un piccolo problema legato al legno, perché ha delle venature molto marcate e lungo la venatura il problema è che cola leggermente la resina, quindi nel punto in cui c'è la venatura la bruciatura non sarà perfettamente dello stesso colore, perciò bisogna un attimino insistere, è un pochino più difficoltoso rispetto ad un compensato. Però piano piano, con pazienza. Qui ho accelerato un po' la velocità del video per non farlo diventare troppo noioso, e vedete come si procede.
Ecco che le corna cominciano a vedersi. Se siete interessati alla pirografia ma siete alle prime armi, vi consiglio di dare un'occhiata anche al mio libro che è uscito nel 2020, La tecnica della pirografia. È in vendita nelle librerie o online, ovunque. È un uso pratico con dei consigli e degli accorgimenti che possono servire proprio per chi non si è mai avvicinato o anche per chi vuole avere delle nuove idee. L'editore è Sandit Libri e lo trovate sui principali marketplace online. Qui proseguo ancora un pochino con la parte superiore del muso del cervo. Prima faccio una prova ancora per vedere la temperatura giusta, anche se il legno non è esattamente dello stesso tipo. Devo alzare ancora un pochino. La temperatura con questo pirografo si può regolare in modo molto preciso. Procedo ancora con un pezzettino della parte alta del muso del cervo. È un lavoro lungo e complesso, quindi ho pensato di dividere il video in più parti. Per questa volta facciamo solo questa parte. Vi aspetto per la continuazione per vedere il risultato finale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati e aggiornati, e se invece vi interessano pirografi o accessori per la pirografia, visitate il nostro sito elettronicadidattica.com, dove potrete trovare sia questo pirografo che uso io, sia altri, punte di vario tipo e tanti accessori per hobby creativi su legno, ma non solo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto appunto per la continuazione per vedere il risultato finale questo bellissimo cervo, e per i prossimi video anche di altre attività. Vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e buona giornata.